Cerchiamo di farvi capire cosa sta succedendo. La pressione dell'olio. Sembrava un carro funebre. Bella questa oasi. Fermarsi nei paesini ci inizia a diventare difficile perché non troviamo ombra. Le viti che ho messo non tengono più. Io penso che sia una cosa rara, no? Da vedere. E questa è un'emergenza. Cerchiamo di farvi capire cosa sta succedendo. Avevo quella perdita d'olio, allora ho capito, e me l'ha detto anche confermato lui, che è il sensore della pressione dell'olio, che una volta se l'ha anche accesa, se ti ricordi. Sì. Detto questo, quel sensore lì perde. Ora non si sa bene se è diciamo la guarnizione. Comunque mi ha detto adesso cerchiamo il sensore, fai te lo cambio. Oltretutto il meccanico si chiama Otto, parla benissimo il tedesco, che io non parlo. E gli faccio ma perché? Praticamente mio padre è tedesco e mia madre è marocchina e sono nato in Svizzera tedesca probabilmente. Quindi un marocchino che si chiama Otto, infatti l'avevo visto, ho detto che è strano. Detto questo, come al solito sono gentili, speriamo insomma che riescano a trovare il pezzo in fretta e che lo riparino. Sembra una bella officina fatta. Nel frattempo stiamo qua a sole. No, nel frattempo ci stiamo che inizia a fare 40 gradi. Infatti. Ecco qua il bestione. Brutto, ti ripareremo. Rimarrai brutto. Questa è l'officina. Lavoro ne ha, Farvi capire che caldo fa qua. Anche i taxi hanno le tende per coprirsi dal sole. Ha un caldo. Sembrava un carro funebre. No, non lo è un carro funebre. Yeah. Ok. Allora, mi ha detto di aspettare 10 minuti. Che Sì, che finisce un lavoro, poi lo smonta, vede qual è esattamente il problema, se è il filetto o cosa, e lo rimonta. Speriamo di aver scelto bene, perché qua in Marocco il problema è sapere a chi ti metti in mano. Possono essere veloci. E mi ha detto che comunque poi dopo lo smontano e vanno in giro a cercarlo perché fa impossibile trovare un pezzo nuovo, quindi va a vedere se lo trova usato da qualche parte. Vediamo, potremmo anche stare qua tutto il giorno, magari domani, con sto caldo, è uno spettacolo, non c'è un albero neanche a pagarlo a peso. Oddio, qua ci sono 2 palme, piccole, vediamo se fanno luce, ombra. Mi devo levare dal sole perché già mi giro la testa. Mi stava dicendo che il pezzo si è praticamente rotto all'interno. La volta scorsa mi avevano cambiato lo spessore e invece è rotto proprio qua, quindi adesso lo cercano nuovo. Poi anche il filtro dell'olio, c'è l'o-ring da cambiare che perde anche di qua, molto più facile da trovare. Suppongo che adesso vanno in giro a cercarlo. Ecco, rumore non manca mai. In teoria l'o-ring dovrebbe essere semplice da trovare come pezzo di ricambio. Quello un pochino più complesso è il sensore dell'olio, che la volta scorsa mi hanno cambiato la guarnizione, mi ha detto no, non è quello, è proprio crepato la parte esterna, diciamo, del sensore, quindi anche cambiare quello lì, probabilmente col troppo olio non se ne erano resi conto, però ben mega che ce ne siamo accorti adesso. Come vedete qua i lavori si fanno in mezzo alla strada. Ovviamente sono abituati. Diciamo che adesso sì che siamo senza olio. Sistema per lavare. Praticamente è diventata duro e quindi si è ovalizzata nella sessione. Dunque, il sensore è andato a cercarlo il ragazzino, non so, dallo sfasciacarrozza probabilmente. Invece per quanto riguarda l'o-ring, dovrei averlo, spero. Ma ok, incrociamo le dita. Comunque il lavoro che ha fatto prima è praticamente di lavarlo tutto per levare qualsiasi tipo di residuo, e ha lavato anche il tubicino d'ingresso. Mi ha detto era un po' ostruito, quindi sembra che lavorino bene, poi vediamo il risultato finale, se tiene soprattutto. La cosa carina è che a differenza dei meccanici italiani, qui il cliente può sedersi di fianco all'auto, come vedete qui, come vedete di qua,
C'è gente seduta che guarda tranquillamente con calma il lavoro che sta facendo il suo meccanico alla sua macchina, e invece di mandarti via come in Italia, no, non puoi vedere, fuori dalla linea gialla, ma non ne frega un cazzo nessuno. Lo so che i meccanici odieranno questa parte di video perché non vogliono i clienti lì che gli chiedono ma questo, ma quello, ma l'altro. Qua il cliente sta zitto e quando viene interpellato si alza, guarda, oppure gli dice ok? Oppure gli dice guarda che c'è anche quella roba lì da fare, capito? Tranquilli. È arrivato il ragazzo forse col pezzo di ricambio, fammi vedere se era un... nuovo. Yeah. Pezzo di ricambio nuovo, neanche usato. Ok, bello lì, pulito il filtro, pezzo nuovo. Mi farà solo ed esclusivamente una piccola modifica al cavo perché l'attacco è diverso, quindi metterà un faston, taglia, è un cavo, taglia, mette il faston, ok? Ha trovato il pezzo di ricambio nuovo, perfetto. L'o-ring grosso del filtro, del portafiltro nuovo, io comunque ce l'avevo, adesso che mi viene in mente perché nel filtro che ho di scorta c'è dentro, però non sapevo se era quello o un pezzo che si andava sopra. Io sto zitto perché è anche bello cicciottello questo qua, quindi facciamolo lavorare. Mi sa che c'era un altro pezzo di filtro che non se n'è accorto. Il filtro è diviso in due parti, quella parte qui e quella sopra, e non so cosa sta cercando. Ragazzi, ho scoperto anche che il filtro dell'olio era diviso in due, mi ha fatto vedere uno nuovo e ho controllato e saldato, e non so per quale motivo quello che c'era sotto, le vibrazioni probabilmente l'hanno completamente diviso in due, quindi cambiamo anche il filtro. Gli ho chiesto quanto costava, mi ha detto 60 dirham, quindi 5 euro qualcosa, cosa che costa in Italia il doppio, o forse anche il triplo, o forse il quadruplo. Mi fa, se ne hai uno, tu fa sì ce l'ho, io ho detto ma tu cambialo, che preferisco tenermi dietro il mio, si sa mai cosa succede in giro. Visto che il prezzo è più che onesto, glielo faccio cambiare anche. A questo punto cambiamo anche l'olio e da qui faremo altri 10.000 km. Non ho ripreso perché stavo contrattando. Il meccanico mi ha detto che l'olio che metto io, che è un sintetico totale 540, mi ha detto va bene per i nuovi motori, per questi qua vecchi fa meglio mettere un 10 o addirittura un 15, infatti dipende anche dagli anni, però fa, e dai chilometri che hai. Ma ha detto metti tranquillamente per i chilometri che hai un 10, perché fa, l'altro è talmente fine che a una minima perdita ti si svuota tutto. L'altro un pochino più spesso, si usa, soprattutto qua con le temperature calde che ci sono, meglio averlo un po' più spesso. In effetti questo me l'aveva anche detto dei ragazzi del Travel Family, di quel camion blu che avete visto, che anche lui aveva cambiato da quello fine, aveva cambiato un quello più spesso, aveva praticamente dimezzato le perdite. Ho detto guarda, io ne ho 6 litri dietro, fa, se eventualmente dobbiamo fare lo scambio, ho detto sì va bene, tanto fa, guarda, costa anche di più. Quindi cambio l'olio gratis già, che visto che cambio anche il filtro, faccio filtro olio così ci ho fatto il tagliando e voilà, e altri 10.000 km li facciamo. Ragazzi, sono stravolto perché inizia a fare un caldo mostruoso. Allora, adesso sono qua dentro davanti al meccanico, adesso mi segno i dati, ovviamente segno che ho fatto già cambio d'olio e tutto. In poche parole, filtro dell'olio, manodopera, nottolino, o meglio il sensore della pressione dell'olio, la modifica all'impianto, che vabbè era un Faston, ci avrà messo un'ora e mezza più o meno di lavoro, totale 310 dirham, mi ha fatto lo sconto, mi ha regalato un litro d'olio, al cambio sono 29 euro più o meno. Ragazzi, va più che bene. Mi sa che comprerò un po' di filtri e olio prima di tornare in Europa. Da rivendere anche. Esatto, da rivendere. Adesso ci muoviamo di qua perché io mi sto sciogliendo. Partiamo per andare verso l'interno. Prima faremo uno stop per vedere se troviamo un change. E basta, andiamo, via. Ciao quel mim, ci sei piaciuta? Ci hai accolto in una splendida Osi. Ci hai riparato il motore, speriamo che regga. Abbiamo cambiato anche i soldi. Ci hai fatto fare anche la spesa. Quindi siamo pronti per nuove, incredibili avventure. E si vede che siamo già a 40 gradi e siamo sfasati. Sembra avere la febbre, ragazzi.
circa 10 minuti che continuiamo a viaggiare in direzione nord e sulla nostra sinistra c'è praticamente un canyon, che è un fiume enorme con un letto che io non credo si riempirà mai, ma in passato probabilmente si è riempito. Enorme, è proprio un fiume stile il Po, ma forse anche più grande. È spettacolo, perché poi all'interno ci sono magari le oasi, un po' di palme, un po' di alberi. Allora. Ciao giovani, mamma mia che giornataccia ragazzi. Fra stamattina il meccanico e siamo partiti poi all'1. Fra oggi che abbiamo guidato in mezzo al nulla e quindi insomma una cosa abbastanza pesante. Detto questo, siamo qua parcheggiati in mezzo al nulla, praticamente non c'è niente. Siamo venuti qua sperando di essere tranquilli perché vogliamo avere una notte tranquilla e soprattutto voglio vedere se queste splendide nuvole si colorano di rosa e magari vediamo anche un po' di stelle. Adesso prepariamo qualcosa da mangiare e ci vediamo domani. In una delle tante mattinate in preparazione stiamo andando a Zagor. Oggi saranno 4-5 ore di viaggio. Marina nel frattempo sta mettendo i blocchi, fa un caldo che è insopportabile. Fermarsi nei paesini ci inizia a diventare difficile perché non troviamo ombra e quindi abbiamo deciso di fare una bella tirata perché è comunque l'unico modo per avere un po' d'aria e viaggiare. E quindi a questo punto, tanto non dico che siano tutti uguali questi paesini, ma più o meno. Nelle oasi non si riesce ad accedere, se non con la fortuna che abbiamo avuto 2 giorni fa, perché sono praticamente aree private, penso da secoli, divise per coltivazioni, quindi c'è proprio muretti e quindi trovare proprio uno spazio per infilarsi dentro non è semplice. Quindi abbiamo deciso di viaggiare per prendere l'aria fresca, anche perché i paesaggi ci stanno emozionando, veramente ogni scollinamento è una cartolina nuova. È un deserto che cambia un sacco, ci sono sia rocce che dune, che pianure immense, che vallate più strette, diverso. E quindi cerchiamo di accelerare un pochino, fare un pochino più di chilometri. Zagor è il primo, il secondo è arrivare praticamente alle porte del deserto dove c'è la duna di Merzouga e da lì la macro idea è quella di iniziare ad andare verso le grosse città e quindi poi fare le città. Insomma, questo qua è il viaggio verso la duna, quella grande. Questa è la macro idea. Quindi partiamo, sono le 9 del mattino, abbiamo già 31 gradi. Andiamo, va, che fa calde l'ostia. Ciao! Ciao! Cosa faccio io qua? Oh, se non è deserto questo. Aspettami che fa caut! Ieri sera abbiamo fatto l'esperienza dell'off-road, adesso stiamo piano piano ritornando sulla strada che non era tanto distante e devo dire che c'è stata una stellata spettacolare, anche se ancora un po' di inquinamento luminoso della città qua vicino c'era. Se ci sono alcuni punti che si possono fare, sicuramente prediligiamo l'andare appunto fuori piuttosto che parcheggiarsi in città. Il mezzo più o meno ce lo permette. E adesso andiamo, ecco qua il gran pezzo da superare.
Ma vuoi spiegare perché abbiamo lì le bocce dell'acqua che non abbiamo mai detto? Abbiamo lì le bocce dell'acqua con tanta polvere perché quando ho rifatto l'isolamento le viti che ho messo non tengono più, quindi devo trovare delle viti più grandi, però farò più avanti. Adesso no, quindi abbiamo messo le bocce dell'acqua perché quando c'era il vento contro, fra la velocità nostra più il vento 70-80 km/h si alzava, si gonfiava, e quindi abbiamo detto per evitare che mi arrivi in faccia lo metto lì. Cosa serve una pista ciclabile in mezzo al deserto? Non c'è nulla attorno. Ci sono le piste ciclabili, c'è un pannello solare enorme là e basta. Non lo so. Se vuoi faremo 20 km così. Che qua molti si spostino con motorini piuttosto che biciclette, e quindi per evitare che si scaccino hanno fatto la pista ciclabile perché stiamo andando a Tata e Tata è abbastanza grande, c'è una bella oasi, suppongo quello, però insomma è strano vedere una pista ciclabile. Siamo imbattuti in un famosissimo canyon che è praticamente il fiume, uno dei pochi ancora con acqua. Nel Sahara abbiamo scoperto che ci sono tantissimi fiumi, ma veramente tanti, solo che sono sotterranei. Infatti quelli che sono i vecchi fiumi, quindi i corsi che tu vedi, vengono chiamati fiumi fossili. Fiumi fossili perché? Perché non ci sarà neanche con le piogge mai più un fiume lì. Sono sotterranei, c'è tantissima acqua, tra virgolette ovviamente, nel sottosuolo. Comunque laddove nascono le palme, quindi ci sono le oasi, è perché da lì passa questo fiume sotterraneo. Poi ci sono, quello che andiamo a vedere adesso, questi fiumi invece che sono in superficie, dove comunque ci sono palme e dove comunque nascono delle città o dei grossi paesi. In questo caso vedremo questo corso d'acqua all'interno di un canyon. Dai, muoviti! Che sei in mezzo al nulla. Continua a camminare, che magari poi di lì c'è dietro. Che figata! Vai, fai 2 passi indietro tu, va? Questo panorama vale tutti sti chilometri nel nulla a 40 gradi, una figata assurda, bellissimo da qua. Volete vedere anche voi? Ma io non ve lo faccio vedere, lo sapete. Vabbè, va, solo perché avete fatto i bravi. C'è anche un rumore strano di un qualcosa che non so. Sono sul bordo, però devo andare giù. Ragazzi, è uno spettacolo. Adesso zoom. Io penso che sia una cosa rara, no? Da vedere. Questa è una cosa più unica che rara da vedere, perché tutti i fiumi che abbiamo incontrato fino adesso, e abbiamo fatto già mila chilometri, erano tutti secchi. Questa invece è un'oasi con l'acqua che scorre, quindi è particolare. Però raga, di ombra neanche l'ombra.
precedente località in provincia di Bergamo. No. Zagora è una delle più grosse città in questa zona, dove molta gente si rifugia prima di affrontare l'ultimo tratto per arrivare davanti alle porte di Sala. Perché le dune hanno le porte e si aprono così, dicono prego entrate nella duna con la porta. Esci dalla rotonda e prendi Boulevard Mohammed 5. Continua su N9 per 800 metri. Abbiamo scelto un camping per il tema dell'ombra, che ne abbiamo bisogno. Basta fermarsi alle 6, oggi abbiamo guidato tutto il giorno. Bisogno di fermarmi, farmi una doccia, cucinare qualcosa. Sì, ma all'ombra. Questa? A me non si... No, non è Riyadh, è più avanti. Ma che mi piaceva il Riyadh. Riyadh alla piscina, infatti. Appunto. Grazie, però sono 40 euro al giorno. Anche. Svolta a destra, poi svolta a destra. Ragazzi, qui la situazione è calda. Siamo venuti in un camping che si chiama Palmier ad Agora. A Zagora, sono fuso dal caldo, perché oggi abbiamo patito 40 gradi continui, un caldo mostruoso, abbiamo fatto sto viaggio e quindi oggi ci concediamo questo grandissimo lusso di stare in un campeggio, esatto, a 5 euro, riparato dalle palme, e per l'occasione, siccome avevo comprato della carne per fare il tagine, adesso vi faccio vedere cosa mi sono inventato. Ecco qua, configurazione tagine, telone e tagine. Ho messo una pietra sopra perché l'ho riempito talmente tanto che devo, insomma, tenerlo un po' giù in qualche modo. Vabbè, qui c'è anche un francese proprio giusto attaccato, però vabbè, insomma, tedesco, vabbè, sono 5 metri, 6 metri, ma chi se ne frega, ragazzi, almeno dormiamo con tutto aperto, le finestre. Ieri sera è stata una libera bellissima, però oggi, ragazzi, qui voglio dormire con le finestre aperte, non ci sono moscerini, non ci sono animali, ho bisogno di respirare, fa troppo caldo. Ci servirebbe un'aria condizionata, adesso lo andrò a chiedere a qualche sponsor, se qualcuno vuole fornirci dell'aria condizionata noi la accettiamo volentieri. Tanto so già che non mi cagherà nessuno. Detto questo, continuo a cucinare il mio tagine, perché uso il fornelletto a gas. Sto cucinando il tagine di carne con la sua pentola, che mi sembra che si chiami tagine la pentola, non sono sicuro. Comunque, detto questo, la pentola che ho comprato purtroppo non va sull'induzione, non ci sono, almeno qua non le ho trovate. Mi sembra averne vista una su internet, però in Europa, quindi su Google, no, su Amazon in Europa. Qua non l'ho trovata. C'era in acciaio, bella, costava abbastanza, però visto che è il primo esperimento ho detto ma magari prima provo, poi se mi piace, e quindi uso il fornelletto a gas, che devo dire, visto anche il calore, cucinare dentro mi viene proprio giusto cucinare col fornelletto a gas fuori. Potrei anche cucinare con l'induzione fuori, se vi ricordate, che posso staccarlo e metterlo fuori, però guardate, sinceramente un po' di gas non fa mai male, ecco, lo uso per emergenza, e questa è un'emergenza perché io voglio mangiare il tagine e se non lo mangio è un'emergenza. Vabbè, a parte le battute, battutine, battutone, vi ho spiegato il perché, la pentola non c'è. Se ne troverò uno in Italia lo cucinerò anche con l'induzione. Ragazzi, si è fatta notte. Ci credo, viene giù in fretta il sole. Vabbè, vi presento la mia creazione. Tagine. Voilà. Ci ho messo un attimo a cuocere, i tempi devo ancora beccarli. Tagine di carne di mucca. Teoricamente. Poi se è cambello o cane non si sa. No, beh, le ossa sono grosse per essere un cane. Un cambello ci sta. Il profumo è buono e noi lo mangiamo. Che ne dici, Marina? Oggi è sta cazzo di telecamera. Sì, il colore non è invitante, Perché? Perché questa roba grigia del LED sembra... Appunto dico essere alla luce, perché invece i colori sono bellissimi, perché tutte le verdure restano Belle al loro cipolle, carnazza. Ma questo? Eccola qua la dieta low carb. Wow, low carb. Baguette hai comprata oggi, Giusto per farvi vedere, a parte la mia maglietta super figa fatta da Marina. La maglietta antideserto, soffrire meno i 42 gradi del deserto. Non siamo in casa di nessuno, ma nel campeggio c'è un'area di stile capanna, per farvi capire, una roba così. Ovviamente io mi sono fatto la mia attrezzatura, visto che edito ho detto why not? Me la faccio vedere. Una postazione. Computer, Marina, EcoFlow,
E ventilatore. Mi dice che c'ho il 100% la batteria, posso stare qua delle ore al fresco a editare, a far uscire più video possibili, non ce la farò mai, però va bene. Intanto ci provo. E sono da lavorare, scusate, sono impegnato, ciao. E sì, ragazzi, dopo tutto il giorno 42 gradi, piscinetta, abbiamo scoperto troppo tardi che con soli 5 euro ti fa usare la piscina. Niente male, eh? Comunque, quando entri nell'acqua sembra di spaccare il ghiaccio. Quando ci sei dentro ti accorgi che è calda. La differenza di temperatura è notevole. Però ragazzi, un toccasana per abbassare la temperatura. Sembrava che avevamo la febbre. Vieni qua, va, questa Marina ha paura di entrare in acqua, freddo. Siamo qua all'interno del Riyadh. Bello, cioè roba di lusso, eh. Quant'è che costa? 1400 dirham? Sì, a notte, sì. 140 euro. Questi sono tutti i resti di palma che hanno fatto questo salottino. So che adesso è ovviamente sempre il solito discorso della Ramadan, tutto molto più relax. Ma è anche tutto chiuso perché non c'è turismo, è bassa stagione. Questa inizia a esserci bassa stagione perché qua l'alta stagione è da ottobre-novembre più o meno fino a febbraio più o meno. Quando diciamo da noi fa freddo, quindi qua si sta bene. È il giardino interno del Riyadh, molto molto curato, dove ci sono anche i ristoranti. E sto parlando sottovoce perché mi geno. Guarda che figata, là ci sono delle carriole, no? Con i colori della zebra e sono delle sedie. Vedete che c'è della paglia dentro, questo è fango e le pareti, non le strutture portanti qua del Riyadh, però le pareti normalmente delle vecchie case sono fatte così con fango e paglia. Cioè, probabilmente questo non andrà in nessun video, però raga, cioè, la bolognese alle porte del deserto. Reggiano. Quello che dai a me invece si chiama? Formaggio. Fai vedere? Guardate raga cosa mi tocca a me. Formaggio, perché lui è di palato fine. Tagliatelle alla bolognese fatte con la carne di... Qualche nonna di Bologna potrebbe essere fiera di me. Ma ho una domanda. Deve venire qualcun altro? Mi è scappata la mano. Minchia. Il nostro canale deve cambiare nome. Tra poco si chiamerà Cucine Estreme. Sottotitolo: Piatti italiani nelle condizioni più estreme del mondo. No, vengono bene. È tanta roba. Non è uguale. E da Cucine Estreme è tutto. Alla prossima puntata. Ciao! Ci hai aggiustato il motore. Ma sì dai, adesso andiamo di oasi in oasi, cercando tutte le oasi. Oasis. Me lo prendete? E stiamo iniziando a fare la schiuma sotto le ascelle. Non so tu, ma io ormai ho il sapone che non so, è naturale. Aspetta che prima c'era Marina che voleva dire qualcosa. Che non cucino io, ormai ci hai messo una pietra sopra. Questa la cancellerò, sappilo. Abbiamo deciso che faremo le recensioni di tutti gli hotel a 5 stelle, di tutti i campeggi a 5 stelle. Quindi niente, donate qua nel PayPal
Fate un trasferimento al conto corrente 1-874-200. E così potrete vedere tutti i miglior posti della Terra. Grazie.